La proiezione è un meccanismo di difesa primitivo. Consiste nello spostare sentimenti o parti del sé su altri oggetti o persone. Si odia negli altri ciò che non si accetta di noi stessi. Sotto sotto Hitler era ebreo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo. Ma vaffanculo. No, francamente non capisco. Cos'è che le sfugge? Non riesco a capire cosa c'entri tutto questo con il tuo nuovo fidanzato. Fidanzato, oddio, che parolone. Diciamo che ho conosciuto un ragazzo e che ci frequentiamo. Tromba amici, ecco. Ecco, tralasciando la terminologia, volevo chiederti questo. Per caso lo hai conosciuto nello stesso weekend che hai passato dai tuoi genitori? Mhm. Sì. No, non capisco. No, veramente non capisco cosa c'entri tutto questo con il tradimento di tuo padre verso tua madre. Infatti non c'entra niente, è lei che salta di palo in frasca. Comunque Silvia, francamente non capisco. Come fai ad essere così sicura che tuo padre abbia tradito tua madre? Consuelo! I miei genitori hanno dovuto licenziare Consuelo. Ah, ecco. Parlami ancora di questo Consuelo. Questa, Consuelo, questa! Consuelo, un nome femminile, ecco perché non ci sta capendo un cazzo. Mio padre si scopava Consuelo e mia madre, visto che non può licenziare mio padre, ha licenziato lei ed ha assunto Manolo. Consuelo femminile. Ma vaffanculo. Allora dimmi, ti sei divertita in quel weekend coi tuoi? Cara, ti ho già detto di che cosa ho intenzione di parlare nel mio ultimo libro. No, ma è bello coltivare le proprie velleità. Mi rallegro per te, mamma. Senti che idea. Un noto politico romano, eletto senatore con il voto dei cattolici, dovrà dire, ahimè, addio alla propria carriera politica a causa di una liaison con una sguattera dal nome esotico. Che peccato però. Pensa, cara, la famiglia di quel politico dovrà rinunciare a qualche cosa come 12.000 euro netti di stipendio al mese, più contributi, ovviamente. La tribuna VIP per le partite della Lazio, aerei gratuiti, auto blu. Una tragedia. Fossi in te, riconsidererei la trama. Ma poi perché un politico? Sempre questi politici. Il protagonista avrebbe potuto essere un prelato, no? Magari un cardinale. Ah sì, sarebbe molto più interessante. Un cardinale, eh? Sì, perché? Che cosa c'è di strano? Porco, fedifrago! Sei sempre così teatrale. Ah, se non fosse per il sacro vincolo che ci lega. Io... Eureka! Ma è ovvio, no? Lei voleva portarsi a letto l'amante di sua madre per risolvere il complesso di Edipo. Semmai era lui che voleva farsi mia madre. Cambia poi molto. Di un po'. Tu ti sei laureato online, vero? Ma alla fine questo stalliere te lo sei scopato o no? Ma non possiamo parlare d'altro? Allora parlami di questo nuovo fidanzato. Ho sempre creduto che le scarpe avessero delle storie da raccontare, così ho pensato quali calzature potrebbero rappresentare al meglio la postmodernità se non la collezione delle mie Havaianas. Superba, cara, superba. Ma ascolta, mi hanno detto che hai esposto a Tokyo. E com'è andata? Hai venduto molto? Geniale. Semplicemente geniale. L'artista è riuscito a sviscerare il rapporto che lega l'uomo digitale
le sue scarpe analogiche. Le dico che portava la montatura degli occhiali ma senza lenti. Si può essere più cretini di così? E questo è il ragazzo con cui ti frequenti? No, oddio, per favore. Allora perché mi stai parlando di lui? Non lo so, mi è venuto in mente. La proiezione è un meccanismo di difesa primitivo che consiste nello spostare i propri sentimenti o parti del sé su altri oggetti o persone. Tu hai proiettato in quel tipo con gli occhiali la paura di essere un hipster fasullo. E allora hai pensato, oh porca troia, ma è così che mi vede la gente? Io vi conosco, ho un figlio come voi. Lo so che giocate a dire io sono più hipster degli altri. Lasciatelo dire, mio nonno che era fruttivendolo era più hipster di voi. Leva una botta. Mi piacerebbe rivederti.